Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Daimon X e questa è Human Fantasy. Continuiamo a parlare di Mortal Kombat, di questo famoso picchiaduro che da un paio di generazioni a questa parte è entrato nel cuore di molti appassionati videoludici. Nello specifico, oggi ci addentreremo in uno dei luoghi più bui e insidiosi dell'intera saga. Signore e signori, benvenuti ad Outworld. La storia conosciuta di Outworld risale a milioni di anni fa e indica il re drago Onaga come il suo primo sovrano. Anche se in un certo periodo non ben definito al suo posto subentra Shao Kahn, entrambi gli imperatori sono mossi dal medesimo fine: espandere il regno di Outworld invadendo e conquistando gli altri con la forza. Outworld è un regno di grandi dimensioni che presenta paesaggi diversi, in quanto comprende una quantità sconosciuta di altri regni, conquistati e di conseguenza assimilati con esso. I paesaggi principali sono costituiti da lande desolate e aride, vasti deserti, pozze di acido, foreste di alberi con volti animati, templi, santuari e montagne. In esso sono presenti diverse razze potenti e pericolose, come ad esempio i Tarkatan o gli Shokan. Si possono inoltre trovare diversi villaggi sparsi un po' dappertutto, e la cultura e l'architettura materiale di questi villaggi presentano delle forti somiglianze con quelle dell'Asia orientale e del Medio Oriente. Vediamo nello specifico quali sono le specie presenti in questo regno oscuro. Le specie conosciute originarie di questo mondo sono 4: gli Outworlder, gli Shokan, i Centauriani e quelli creati da esperimenti genetici. Gli Outworlder, come la maggior parte degli abitanti dei regni di Mortal Kombat, sembrano esseri umani comuni, anche se in apparenza hanno un maggior talento per la magia e un'aspettativa di vita più lunga. I loro tratti estetici sono simili alle popolazioni dell'Asia orientale e del Regno della Terra. Gli Outworlder visti finora sono Li Mei, Bo Rai Cho, Reiko e Scarlet. Gli Shokan, descritti come esseri metà umani e metà draghi, sono una razza umanoide con 4 braccia, più alti e decisamente più corpulenti di un comune essere umano. Sono organizzati in clan e condividono una forte rivalità con i Centauriani. Quelli apparsi nella serie sono Goro, Shiva e Kintaro. I Centauriani, invece, sebbene assomiglino alle creature della mitologia greca con il nome simile, sono molto più feroci di quest'ultimi. Inoltre possiedono delle code simili a quelle degli scorpioni e delle lunghe corna. Sono rinomati cacciatori, potenti guerrieri e, come accennato poco fa, da secoli sono in violenta rivalità con gli Shokan. Le due razze competono per il favore dell'imperatore Shao Kahn, il quale da una parte cerca di incoraggiare questa inimicizia, ma dall'altra fa in modo di evitare che si trasformi in una guerra vera e propria, che potrebbe minacciare la già fragile stabilità del regno. Infine, sono presenti anche alcuni esperimenti genetici, creati proprio all'interno di Outworld. La più famosa è Milena, un ibrido metà edeniano e metà Tarkatan, creato da Shang Tsung per conto di Shao Kahn, utilizzando il DNA di un Tarkatan combinato con quello di Kitana. Un'altra creazione di Shang Tsung è Meat, un esperimento incompleto che assomiglia a un umanoide scuoiato. Anche Scarlet rientra in questa categoria. In principio una Outworlder orfana e affamata, venne accolta da Shao Kahn e combinata con il sangue di diversi guerrieri e stregoni. Outworld, essendo un mondo che ha inglobato diversi altri regni minori conquistati in precedenza, presenta anche altre specie, non originarie o dalle origini sconosciute. Queste sono i vampiri, i sauriani, i Tarkatan, gli edeniani, i criomanti, gli Oshtek, i Kittin, i Naknada e i terrestri. I vampiri hanno fatto parte dell'Outworld dal momento in cui Vaeternus, il loro regno, venne annesso da Shao Kahn.
possono viaggiare tra i vari regni e sono in grado di muoversi anche di giorno, eccezione fatta per il regno della terra, in quanto sono allergici al suo sole. Il regno di Vaeternus, in un secondo momento, venne liberato da Nitara durante la trama di Dea di Alliance e successivamente escluso dall'Outworld. I Sauriani sono una razza originaria del regno della terra, che durante la guerra tra Raiden e Shinnok si spostarono e si insediarono a Zaterra. Nonostante la loro capacità di mimetizzarsi con l'ambiente circostante e il talento eccezionale come cacciatori, spie e assassini, sono in genere considerati degli schiavi inaffidabili. I Tarkatan, conosciuti anche come mutanti, sono una razza nomade e umanoide, piuttosto temuta a causa della loro natura selvaggia e gli estremi attacchi di rabbia. Sono un incrocio tra i demoni del Netherrealm e gli Outworlder. Possiedono dei denti affilati e delle lame metalliche retrattili negli avambracci. Sono cannibali, mostrano degli atteggiamenti animaleschi e sono insediati principalmente nelle terre desolate di Outworld. Gli Edeniani, originari di Edenia, furono annessi all'Outworld quando questi persero 10 tornei consecutivi di Mortal Kombat contro i servitori di Shao Kahn. Biologicamente simili agli esseri umani, si dice che discendono dagli stessi dei, il che spiega la loro durata di vita estremamente lunga, il lento processo di invecchiamento e la naturale affinità con la magia. Quando in seguito Edenia venne liberata, dopo gli eventi di Mortal Kombat 3, alcuni rimasero nell'Outworld, avendo pochi o nessun ricordo del loro regno natale, e non essendo in grado di accettarlo come una nuova casa. I Criomanti sono una razza edeniana in esilio, con un'abilità naturale nel manipolare il ghiaccio. Da un punto di vista estetico, sono simili agli esseri umani molto pallidi, con delle schegge di ghiaccio che sporgono dai loro corpi. Alcuni di loro vivono nel regno della terra, come ad esempio Sub-Zero e Frost. Gli Oshtek sono una specie umanoide in grado di trarre potere dalla luce solare e al tempo stesso sono molto vulnerabili all'oscurità. Il regno da cui provengono ha lo stesso nome ed è stato conquistato da Shao Kahn millenni fa. Sono stati quasi tutti sterminati da Reiko e Goro, e Kotal Kahn è l'unico membro sopravvissuto, dopo che suo padre, Kotal Kez, fu ucciso. I leader degli Oshtek sono dipinti con una vernice blu. I Kitin sono degli insetti umanoidi provenienti dal regno insulare di Arniek, anche questo conquistato da Shao Kahn e in modo facile, a causa della mancanza di difese. Si sviluppano in forma larvale all'interno dei corpi delle vittime, per poi mutare in bozzoli ed emergere. Più forte è l'ospite, più forte sarà il Kitin che ne uscirà. Per esempio, se uscisse da un dio anziano, sarebbe quasi invincibile. L'unica Kitin conosciuta nella serie è la donna guerriera Dvora. I Naknada sono degli umanoidi blu a 6 braccia che venivano usati principalmente come schiavi dai Khan. Il Naknada Collector riuscì a salire di grado per poi diventare un consigliere fidato di Shao Kahn. In Outworld sono presenti anche alcuni esseri umani originari del Regno della Terra, sebbene questi siano in maggior parte dei criminali ricercati in fuga. Kano e Shang Tsung, ad esempio, sono 2 di loro. Kano è fuggito dal Regno della Terra per non farsi catturare dalle forze speciali, mentre lo stregone Shang Tsung, che è di origine cinese, ha tradito il proprio regno in cambio del potere. E dopo aver visto le specie presenti nell'Outworld, rivediamo un po' anche i mondi conquistati da questo reame oscuro. Outworld è noto principalmente per aver conquistato e fuso con sé diversi altri regni. Con molta probabilità quest'opera è iniziata quando Onaga era a capo, per poi proseguire a ritmo serrato durante il comando di Shao Kahn, che preferì conquistare nuovi regni piuttosto che governare sui territori che già controllava. I seguenti sono i regni conosciuti che sono stati conquistati e fusi nell'Outworld. Edenia fu conquistata da Shao Kahn 10.000 anni prima degli eventi della serie principale del gioco. Per consolidare il governo su questo territorio,
Shao Kahn prese in moglie la regina Sindel. Il regno rimase parte dell'Outworld per 10.000 anni, venendo liberato in seguito agli eventi di Mortal Kombat 3. Oshtek era governato dal re Kotal Kez e aveva dei forti legami con il regno della terra. Tramite una pietra preziosa che permetteva l'apertura di un portale, potevano spostarsi facilmente tra i due mondi e avevano una forte influenza sulle tradizioni religiose e guerriere delle tribù del centro e del Sud America, come gli Inca e gli Aztechi. Oshtek fu poi conquistato da Shao Kahn, che insieme a Goro massacrò di persona la maggior parte dei loro eserciti. Zaterra è un regno che fungeva da nuova casa per i rifugiati sauriani in fuga dalla Terra durante la guerra tra Raiden e Shinnok, e non è chiaro se ospitasse già delle specie autoctone. Anche questo regno venne conquistato da Shao Kahn e fuso con l'Outworld. Vaeternus era governato da dei vampiri oscuri e nemmeno questo regno riuscì a resistere alla spietata campagna di conquista di Shao Kahn. La magia che lo legava all'Outworld si manifestava come una sorta di sfera spirituale nascosta sotto la lava. Nitara riuscì a recuperare la sfera e a distruggerla con l'aiuto di Cyrax, liberando il regno. Le isole Arniek furono un altro regno conquistato da Shao Kahn. La maggior parte dei Kittin non riuscì a organizzare una resistenza solida e vennero sconfitti senza difficoltà. Dvora, invece di combattere contro l'imperatore, gli giurò fedeltà e divenne una sua potente servitrice. Come ultima cosa, scopriamo qualche curiosità riguardo ai rapporti che Outworld ha con gli altri regni. Lunghi millenni sotto il dominio di un imperatore tirannico hanno messo l'Outworld in contrasto con la maggior parte degli altri mondi e con i loro abitanti. I regni che si sono fusi con esso nel corso degli anni potrebbero definirsi alleati, ma solo per il fatto che i loro abitanti furono costretti a sottomettersi alla potenza dell'imperatore. Molti di questi, infatti, cercano di separare di nuovo il loro territorio per riconquistare la libertà. Il regno di Edenia è diventato un forte oppositore dopo la sua liberazione. Senza ombra di dubbio, anche quello della terra è in netto contrasto, in quanto Kahn tentò di governarlo tramite le regole del Mortal Kombat in un primo momento e successivamente attraverso l'invasione diretta. I cittadini del Regno del Caos sembrano favorevoli al governo di Shao Kahn, mentre quelli del Regno dell'Ordine si oppongono, soprattutto a causa della guerra civile che ha creato. Sotto il comando di Onaga, i rapporti con i due regni neutrali erano invertiti, ovvero i cittadini del Regno dell'Ordine erano favorevoli al suo dominio, mentre quelli del Regno del Caos cercavano di spodestare il Re Drago. In ogni caso, nessuno di questi due mondi può essere definito alleato di Outworld, per via della loro rispettiva natura rigida da una parte e caotica dall'altra. Il Netherrealm potrebbe essere considerato alleato di Outworld sotto il governo di Kahn, poiché lui stesso ha stretto delle conoscenze con alcuni dei suoi abitanti, che in un secondo momento hanno collaborato con lui. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, lasciate un commento qui sotto. Se vi è piaciuto e desiderate vedere altri contenuti simili, iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!